Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi faremo insieme questa bellissima stola molto calda, molto colorata e molto elegante, se vogliamo. Per fare questa stola ho usato 300 grammi di filato misto lana merinos ed acrilico della Tre Sfere ed è in gomitoli da 100 grammi l'una. Io ne ho usati 300 grammi, 200 grammi a base cipria e 100 grammi a base corallo. Siccome questo è un punto che si lavora in orizzontale, ho iniziato con la base cipria per tutta la lunghezza che voglio ottenere, dopodiché quando ho finito il gomitolo cipria ho inserito il corallo, quando ho finito il corallo ho inserito l'ultimo gomitolo di cipria. Ho lavorato con un uncinetto del 4. Le misure di questa stola sono 55 x 170. E niente, andiamo al tutorial. Io ovviamente l'ho già fatta, farò solo un campione. Allora, per fare la nostra sciarpa dovremmo partire da una serie di occhielli e di petali. Iniziamo con il primo occhiello. Ho fatto 3 catenelle, filo sull'uncinetto, vado a fare un punto alto nella catenella iniziale. Salgo con 4 catenelle e dovrò fare un gruppo di 3 punti alti doppi chiusi insieme, quindi le 4 catenelle vanno a sostituire il primo, 2 volte filo sull'uncinetto, entro in queste asoline della chiusura del punto alto sottostante, prendo il filo, scarico 2 asoline e scarico altri 2 anelli, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto esatto dove sono entrata prima e faccio lo stesso procedimento. Arrivati a questo punto avrò 3 anelli sull'uncinetto, filo sull'uncinetto e li scarico tutte e 3. Salgo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto e vado dentro nella chiusura dei punti sottostanti e faccio un punto alto. Salgo con 4 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nelle asoline della chiusura del punto sottostante e faccio di nuovo il mio gruppo di punti alti doppi chiusi insieme. Salgo con 3 catenelle, 1, 2, 3, filo sull'uncinetto ed entro di traverso nelle 3 asoline dove ho chiuso i punti alti doppi e faccio un punto alto. Salgo con 4 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto e vado a fare il gruppo di 3 punti alti doppi chiusi insieme, ricordando che il primo punto alto doppio viene sostituito dalle 4 catenelle iniziali, e salgo di nuovo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, vado a prendere i 3 anellini della chiusura dei punti sottostanti e faccio un punto alto. Salgo di nuovo con 4 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto, entro di traverso nella chiusura del punto sottostante e vado a fare i miei punti alti doppi chiusi insieme. E di nuovo salgo con 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel gruppetto sottostante, faccio il punto alto. Salgo di nuovo con 4 catenelle e vado a formare il mio petalo formato da 3 punti alti doppi chiusi insieme e vado avanti così per tutta la misura che voglio ottenere. Io farò 10 moduli, però per fare la mia sciarpa, la stola, ne ho caricati 50 moduli di catenelle punto alto, catenelle punti alti doppi chiusi insieme. Inizieremo sempre con catenelle e punto alto e finiremo la nostra catena con il
petalo che è fatto appunto da 3 punti alti doppi chiusi insieme, e ricordo che il primo punto alto doppio chiuso insieme viene sostituito dalle 4 catenelle. Adesso vado avanti ancora un pochino, poi ci vediamo per vedere come finire il fiore. Ecco che ho eseguito i miei 10 moduli, ora vado a girare e cominciare a formare gli altri petali del fiore. Quindi mi ritrovo in questa situazione. Praticamente ho finito con i 3 punti alti doppi chiusi insieme. Allora vado avanti con 6 catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nell'occhiello formato da un punto alto e 3 catenelle e faccio un altro petalo formato da 3 punti alti doppi chiusi insieme. Faccio una catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto ed entro nell'occhiello successivo, non questo, che questo è il petalo, ma nell'occhiello formato da 3 catenelle e un punto alto, e faccio un gruppo di 3 punti alti doppi, ops, li chiudo insieme e faccio 6 catenelle di separazione. 5, 6. 2 volte filo sull'uncinetto, entro nello stesso occhiello che stavo lavorando prima e faccio altri 3 punti alti doppi chiusi insieme che andranno a formare il mio secondo petalo. Faccio una catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nell'occhiello successivo saltando il petalo che ho di base e faccio 2 petali anche qui separati da 6 catenelle. Vi ricordo che i petali sono formati da 3 punti alti doppi chiusi insieme. Faccio 6 catenelle di separazione e vado di nuovo a fare il petalo nello stesso occhiello di base. Quindi avrò per ogni occhiello, per questo giro di andata, avrò 2 petali separati da 6 catenelle, faccio una catenella di separazione, entreremo poi nell'occhiello successivo facendo altri 2 petali separati da 6 catenelle. Ci vediamo alla fine del giro. Arrivata a questo punto ho lavorato il penultimo occhiello che avevo a disposizione, vi ricordo che l'ultimo è l'occhiello iniziale. Dobbiamo iniziare a girare, a formare un fiore intero per girare, quindi faccio la catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nell'ultimo occhiello, dove lì eseguirò altri 4 petali. In totale, intorno al primo occhiello dovremmo avere 5 petali. Quindi faccio il mio gruppo di 3 punti alti doppi chiusi insieme, li separo con 6 catenelle, di nuovo 2 volte filo sull'uncinetto, faccio un altro gruppo di 3 punti alti chiusi insieme, e di nuovo separo con 6 catenelle, faccio un altro petalo e sono a 3 più uno che avevo fatto nel montaggio dei blocchi per avere la base, diventano 4, ancora 6 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto e faccio l'ultimo petalo.
Ed ecco che abbiamo costruito il nostro primo fiore. Adesso continuerò con una catenella di separazione e entrerò nell'occhiello successivo facendo 2 altri petali. Entro nell'occhiello successivo dove ho gli altri 2 petali già eseguiti sotto, 2 volte filo sull'uncinetto, faccio il mio primo petalo, sei catenelle di separazione e eseguo il mio secondo petalo. E andiamo avanti così fino a quando arriviamo al penultimo modulo e poi dopo chiuderemo insieme l'ultimo fiore. Ecco che sono arrivata al penultimo modulo, ora dobbiamo formare l'ultimo fiore. È semplicissimo. Qui ci ritroviamo con 3 petali, noi ne dovremmo fare altri 2 sempre con 6 catenelle di separazione. Innanzitutto ne faccio una per separare i petali del fiore precedente, 2 volte filo sull'uncinetto e vado a fare gli ultimi 2 petali . 6 catenelle di separazione e faccio l'ultimo petalo. Faccio le ultime 6 catenelle ed entro proprio qui nelle 3 asoline della chiusura dei primi 3 punti altissimi e chiudo con un punto bassissimo. Faccio il nodino di sicurezza e taglio il filo. Ed è fatta la nostra prima striscia. Lavoreremo a strisce. Partiremo di nuovo con la catena di occhielli e petali, poi faremo il primo giro, cioè la metà fiore. Quando faremo la seconda metà fiore ci dovremo agganciare con le catenelle in mezzo ai petali della striscia che abbiamo già fatto. Ok, ripartiamo allora con la catena di un occhiello e un petalo. Ricordo che io sto facendo un campione, ne ho fatti solo 10, però per la mia sciarpa ne ho fatti 50. Ed ecco che ho finito anche l'inizio della mia seconda striscia e vado avanti ancora a formare il mio mezzo fiore con 6 catenelle di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel primo occhiello che ho a disposizione e faccio un gruppo di 3 punti alti doppi chiusi insieme. Una catenella di separazione e vado avanti così come abbiamo fatto nella prima striscia. 2 petali per ogni occhiello separati da 6 catenelle, una catenella di separazione e si passa nell'occhiello successivo facendo ancora i petali. Ci vediamo alla fine di questa seconda striscia. E ho lavorato anche il penultimo occhiello, ora andremo ad eseguire l'ultimo. Quindi facciamo una catenella di separazione, entro nell'ultimo occhiello e faremo 3 petali separati sempre da 6 catenelle, 2,
Ho fatto un petalo, c'è questa codina che rompe un po' le scatole, 6 catenelle di separazione e vado ad eseguire il secondo petalo. Faccio ancora 6 catenelle di separazione. Vado a fare il terzo petalo. Lo chiudo. Arrivati a questo punto devo fare l'ultimo petalo, però mi devo anche agganciare con la striscia che abbiamo fatto prima. Quindi cosa faccio? Faccio 3 catenelle, prendo la striscia che ho fatto in precedenza, la metto con il rovescio verso di me, punto l'uncinetto nell'archetto, il primo archetto che ho a disposizione, non questo che va sul fianco, ma sul primo archetto che ho a disposizione in orizzontale e vado a fare un punto bassissimo. Continuo con 3 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nello stesso occhiello e faccio il mio ultimo petalo. Faccio una catenella di separazione, entro nel fiore successivo, faccio il mio primo petalo, quindi sono 3 punti alti doppi chiusi insieme, faccio 3 catenelle, vado a prendere la striscia, entro nell'archetto successivo a quello che abbiamo agganciato e faccio un punto bassissimo, continuo con 3 catenelle e vado a completare il mio fiore con il petalo mancante. Finito anche questo fiore, faccio una catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel fiore successivo, faccio il mio primo petalo, vado avanti con 3 catenelle, vado a pescare l'archetto successivo a quello che abbiamo agganciato prima, entro con l'uncinetto e faccio un punto bassissimo, vado avanti con 3 catenelle e completo il fiore con l'ultimo petalo mancante. Praticamente è sempre così. Questo è l'effetto che a me piace tantissimo e andremo avanti ad agganciare l'altra striscia entrando nei fiori facendo un petalo, 3 catenelle e ci si aggancia all'archetto corrispondente della striscia che abbiamo già fatto in precedenza. Ci vediamo alla fine di questo semigiro. Ed ecco che ho finito il mio penultimo fiore, ora dovremo agganciarci all'ultimo e chiudere il giro. Niente, mi ritrovo in questa situazione, faccio una catenella di separazione, entro nell'ultimo fiore, faccio il mio primo petalo, faccio 3 catenelle ed entro nell'ultimo archetto, eseguo il mio punto bassissimo, completo con le ultime 3 catenelle
e vado a fare l'ultimo petalo. Una volta fatto il mio ultimo petalo, devo chiudere il giro con le restanti 6 catenelle di separazione. Entro nelle asoline del punto della chiusura dei 3 punti alti doppi, faccio un punto bassissimo, faccio il nodino di sicurezza e taglio il filo. Praticamente tutto il lavoro si svolge così. Si svolge a strisce di fiori agganciate a sua volta ad altre strisce di fiori. Io per fare la mia stola ne ho fatti 50, la lunghezza è calcolata in 50 fiori per 10 strisce e ho avuto un totale di 170 per 55. Ed ecco il lavoro finito. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi chiedo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina per restare sempre aggiornati sui vari video che pubblicherò. Vi ricordo inoltre che ho anche una pagina Facebook chiamata Facciamo il punto, vi lascerò il link nelle box informazioni. E niente, ciao a tutti.